ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati al nostro puntatone del nostro lui lei. E ormai sono qualche settimana che io non mi faccio guidare dallo schemino e voglio essere proprio ispirata dal daimon, lo spirito di questo momento che ti vuole arrivare per narrarti una storia. Vediamo qual è la storia che ci vogliono narrare oggi gli spiriti affinché possiamo prendere dal nostro lui lei consapevolezza, visione, libertà e amore. E, detto questo, io partirei, ecco, lo so che già state ridendo, da loro, dalle metaforiche associative, visto che anche l'altra volta l'abbiamo fatto. Allora, battiamole insieme, battiamole circa mezz'ora. Scherzo. Facciamo così, guarda, non so che faccio, non so che sto facendo. Vediamo così, non so, boh. Mettiamo così, così, poi ci battiamo un po' queste così. Ecco, già se ne è uscito, si è girato uno. Ah, si è girato lui, lasciamolo, dai. Mi sta simpatico quello, un po' minchione. Però è simpatico. Allora, poi battiamo queste e ci raggiungiamo un po' con queste. E poi ci mettiamo un po' queste e queste qua, così, dai, ok. Utilizziamo queste, vediamo, già ci è uscito il maschione. E beh, abbiamo uno sicuro di sé qua, uno che comunque ha fatto tanta strada, una persona elegante, un invito da qualche parte. Vediamo chi ci esce, dai, vediamo chi ci esce. Iniziamo a raccontarci il daimon, la narrazione di adesso. Sono video che arrivano sempre validi, li abbiamo messi sempre validi, che è proprio la narrazione che ti deve arrivare adesso per farti vedere bellezza, prosperità, nuove consapevolezze. Vediamo. Allora, vediamo chi ci esce oggi. Chi ci esce? Abbiamo una vichinga, io la amo questa carta. Abbiamo la Gherta, chi ha visto Vichinghi sa, chi ama Ragnar Lothbrok sa. Abbiamo la Gherta, una vichinga bellissima, cioè già mi piacciono queste due figure perché non c'entrano una mazza. E allora è bellissimo proprio per questo, perché è lo yin e lo yang insieme, no? Cioè il nero nel bianco, il bianco nel nero. È una persona tutto d'un pezzo, giacca e cravatta, cravattino, e lei vichinga. E la vichinga che è tutto l'opposto di lui, però è una perfetta integrazione, no? Vediamo chi ci esce ancora, dai. Almeno c'è da divertirsi qua, insomma. Ecco, c'è uscita un'altra bucolica, un'altra femminuccia. Madre, figli, madre che si prende cura di sé, dei propri figli, che sa donare la vita. Bellissimo. Chi altro ci esce? Vediamo chi abbiamo in questi giorni. Poi abbiamo... Ah, lui. È quello ubriaco della settimana scorsa, ringiovanito però. Abbiamo lui e poi abbiamo lei. E beh. Abbiamo questa ragazza anni 80, questa foto anni 80, bellissima, con sembra il mio montone anni 80, che era poi di mia madre tra l'altro. Che chiede la ragazza della porta accanto. Beh, qua è chiaro. Allora, io direi di sospendere perché già si delinea una lettura, il messaggio. Allora, qua è chiaro. Allora, i femminili in questa settimana sono molto donna selvaggia, molto istinto risvegliato, alleandosi alla propria timidezza, alle proprie fragilità che le fanno diventare come potenti alleati. Sono femminili che sanno combattere per quello in cui credono, sono femminili che danno la vita, sono femminili che amano, danno la vita, la custodiscono, femminili semplici allo stesso tempo complessi per chi non ha quell'istinto risvegliato, no? E qua abbiamo dei maschili che alcuni cercano di essere degni, no? Di questa figura così imponente, imponente per quanto semplice e istintiva. E qua ci sono altri maschili che dicono: Mamma mia, se mi butto sono rovinato. Un po' così questo. Se mi butto sono rovinato. Almeno fammi dare la parvenza di uno che sa,
di uno che sa gestire, vediamo che magari non mi rovina, perché non posso fare a meno di buttarmi. Allora, ci sono dei maschili qua che noteranno dei femminili anche se non lo fanno notare ai femminili. E altri possono essere anche gli stessi maschili che hanno questa parvenza di, no? Uomo solido, o comunque sia archetipi maschili, più sistemati, più organizzati. Qua non c'è niente di organizzato, ma c'è tutto istinto che dà vita a cose, no? E la natura, in natura, quando vai in natura, è tutto perfetto, anche se non è preciso, no? Ma è tutto perfetto. E i femminili si lasciano attraversare da una forza istintiva e i maschili hanno questa voglia di scoprire come si fa e cercano di mettersi l'abito più bello, no? Non è che dobbiamo sempre dargli addosso a questi. Vabbè, poracci, però. No, nel senso, cercano di fare il meglio che possono, insomma, ognuno fa il meglio che può, no? Quindi ognuno fa il meglio che può con i mezzi di consapevolezza che ha. E sì, qua abbiamo delle guerriere, delle vichinghe, qua non mi è uscito un vichingo, mi è uscito un... Dai, qualcuno di voi ha già... No. Non mi è uscito un vichingo, punto. Non sto dicendo nient'altro. Ok. Qua dei femminili che scoprono qualcosa anche, che scoprono qualcosa e sono pronte a combattere per la libertà, per l'amore. Questa è pronta a fargli saltare i bottoni della camicia, questo con la spada. E sì, dai. Allora, andiamo subito con i miei oracoli, lui lei, vediamo i maschili cosa dicono al femminile. Sapete, no, i maschili non è solo una donna nel maschile, non è solo un uomo nel maschile, è un archetipo, sono tutti archetipi che abitano dentro di noi, che tu sia uomo o donna non importa. Vediamo cosa dice il maschile al femminile. Sei bella da togliere il fiato, non c'era bisogno che ce lo dicevi, l'avevamo già capito, se si era capito. Sei bella da togliere il fiato e te credo, guarda qua, abbiamo la Gherta, abbiamo Sophie Marceau e abbiamo la bucolica, te credo. La Trinità ci abbiamo qua. Sei bella da togliere il fiato, e certo. E c'è quasi imbarazzo, no? E c'è imbarazzo in questa cosa. Sei bella da togliere il fiato. Femminili bellissime avremmo. Che, guarda, i femminili qua è anche un monito. Non è che sono bellissime perché se conciano bellissime. Sono bellissime perché stanno sicuramente facendo lo yoga sciamanico. O stanno facendo la meditazione, voglio essere selvaggia e bellissima, che ve la straconsiglio in questi giorni, almeno tutti i giorni, almeno 10 minuti. Cioè, non si prefigurano dei modelli di riferimento. Qua sono selvagge, istintive, sono l'archetipo madre in loro, no? Quindi che accoglie ogni fragilità e la fa diventare potente alleata. Questo è l'archetipo femminile tuo interno, che tu sia uomo o donna non importa. Di slacciarti la camicia e seguire l'istinto femminile che hai dentro di te. Quindi se è bella togliere il fiato è normale perché sono autentica, non sono conformabile a nessun modello precostituito. E questo è il senso. Cos'altro? Vediamo un po' questi maschietti. Dai, facci sognare, no? Tutte, tu dai, fateci sognare, vediamo. Eccola. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Anche qua l'avevamo già capito, bello mio, dalle immagini. Sono insicuro, eccolo, chi c'è dietro all'apparenza, capito? Quindi se tu mi vedi come un uomo o come una persona risoluta, degna di nota, e sono insicuro, sono un nerd. Se mi vedi come un imprenditore multimiliardario, alla fine sono un nerd. Non nerd, da nerd con la N di Napoli. Puoi essere anche con la M di Milano, però insomma, giochiamo con le consonanti, ecco. Sono insicuro, la mia è solo apparenza, va bene?
lo sappiamo. Vediamo, eccola. Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Ma non c'era bisogno che ce lo dicevi in questa sede. Cioè, se tu guardi la nostra lei, si vede già, capito? Te la faccio vedere. Si vede già, è normale che ti può seguire ovunque. Quindi qua abbiamo dei maschili che dicono: ma io con te posso andare ovunque, mi posso far vedere da nerd barra merd, N barra M, a imprenditore, uomo d'affari, insomma. Cioè, posso farmi vedere da te, con te, nell'apice del mio splendore e nell'abisso della mia merda, del mio oceano, diciamo, ctonio, ecco, dicendolo più poeticamente. È normale perché? Perché da questa parte nel femminile c'è una grande consapevolezza che la verità, l'autenticità premia e soprattutto ti fa godere di più. Eh sì, bello, bello. Adesso voglio mettere alcuni oracoli nuovi che vediamo un po', gli oracoli nuovi. Vediamo come stanno i maschili. Vediamo sul maschile. Azione, faranno azioni. Suscito l'amore e la bondade con il potere dell'azione. Se che mi spesamento del mio potere positivo puede hacerme triunfare. Escúchame corazón, convierto las pruebas in opportunità. Allora, qua i maschili faranno delle azioni superando le loro paure. Capito? Quindi hanno pensieri positivi e faranno delle azioni conformi a questi pensieri. Faranno azioni. Azioni. Ancora sul maschile, mettiamocene, facciamo un cocktail di questi cartas della luz interior. Vediamo. Amore incondizionato, sono persi per quella donna, per il femminile. Non ho risentimento verso gli altri, apro gli occhi della mia mente, incontro le cose buone in tutti, vado al bambino puro e in tutto pratico il perdono. Guarda, i maschili qua stanno, sono molto in contatto con la parte più pura di loro stessi. Ecco perché dicono questa frase, no? D'altronde anche con questo personaggio io lo vedevo, non è un personaggio che ti suscita collera questo, cioè è un personaggio che dici vecchio stampo, sulla sessantina, 70, 60, insomma, vecchio stampo, no? Che cerca di fare il meglio di sé, come ti ho detto anche prima, ma pure il nerd, diciamo, che si nasconde dietro di lui, cerca di fare il meglio di sé, quindi fanno azioni maschili perché provano questo amore incondizionato dall'altra parte. D'altronde abbiamo anche se vela a togliere il fiato. E sì, vediamo ancora. Io sono la luz, io sono la luce. Beh, date una calmata, prima che io sono la luce, aspetta. Se ancora insieme alla tua tribolazione tengo fede in un futuro brillante, allora qua stai dicendo qualsiasi tipo siano le prove, le tribolazioni, io ho fede in un futuro brillante, no? Convierto, traduco l'oscurità in luce, apro il mio cuore agli altri e a Dio, attraggo la luce verso di me, brillo con tutto il mio essere. Cioè, qua ci sono dei maschili che hanno fatto, io farei comunque un applauso perché voglio dire, stanno seguendo il percorso sciamanico. Consapevolmente e inconsciamente gli state mandando voi l'energia sciamanica perché ci sono maschili che si sentono pieni di fede e il maschile il problema è che non aveva la fede, capito? Qual è il problema? E qual era? E quindi fanno azioni perché guidati verso la luce delle loro oscurità, delle loro pesantezze e fanno azioni verso i femminili. Vediamo i femminili sempre con queste carte. Concentrato, De Vitamino. Mi centro in quello che c'è dentro di me. Quando la negatività sorge dentro di me, la trasformo in luce e speranza. Beh, si vede il lavoro sciamanico, no? Buen corazon, affronto le difficoltà con una mentalità positiva, mostro coscientemente amabilità a chi mi circonda. Guarda, i femminili sono pieni d'amore
trasformano ciò che vedono dell'oscurità in luce con la carta della Gherta qua, della vichinga, e danno amore a chi li circonda, proprio come dice questo oracolo, no? E si concentrano nel trasformare l'ombra in medicina. Sono grandi guerrieri. Cos'altro? Confien. Allora, creo en la vida y mi fuerza, cada momento me guía hacia la luz, todo el camino del crecimiento es para mi progresso. I femminili sono concentrati nel fatto che tutto quello che gli accade è per loro, mai contro di loro. Hanno fede nella vita e nella loro forza e ogni momento sanno che le guidano verso la luce. Beh, più forte di queste, quindi è bellissima questa lettura, già partiamo a bomba e vediamo i tarocchi che ci dicono. Divertiamoci adesso con i tarocchi con tutte le sfumature. Allora te lascio qua così, aspetta, mettiamo queste così, così, e ci mettiamo queste qua così. Dai, Fra, ce la fai. Ok. Allora, su di lui io ci metto questi tarocchi qua. Vediamo che lui trasforma tutto in luce. Ci mettiamo questi tarocchi qua. Vediamo un po'. Forse metto uguali a tutti e due, ma vediamo. Vediamo l'energia maschile. Allora, energia attuale del maschile, di lui o di un'altra persona, ok, da questa parte. Oppure ti puoi ritrovare di più energia maschile. Non seguite mai lui lei da una logica, seguitelo con il cuore aperto, ok? È una narrazione. Vediamo qual è la narrazione di lui, che può essere anche un femminile con archetipo maschile predominante, no? Allora, vediamo l'energia attuale di lui. Energia attuale. Regina di coppe. Lui la sta sentendo. Questa bellissima regina di coppe qua. Allora, energia attuale, lui sta sentendo le emozioni della sua lei, della sua bella, o di una archetipo femminile. Quindi regina di coppe è anche la sua integrazione, no? Cioè, per avere tutta questa fede nel maschile è necessario un archetipo femminile, no? Che lavora dentro di loro. E quindi energia attuale dei maschili, la regina di coppe, sanno attendere, fluiscono con le loro emozioni, stanno aspettando il momento giusto, hanno nel cuore non so ancora, ma vediamo, però come energia attuale c'è questa regina di coppe che li rodea in spagnolo, che li circonda, no? È un'energia femminile che sa comprendere, sa capire, anche molto vulnerabile, quindi sono perdutamente innamorati, sei bella da togliere il fiato di un femminile molto vulnerabile, ma allo stesso tempo anche da proteggere, cioè la vedono un po' così. Anche se, bello mio, qua da proteggere non c'è una mazza, perché c'è la Gherta, quindi la vedono in quest'ottica qui, c'è questa figura femminile, molto bella l'immagine. Vediamo cosa hanno nei pensieri. Cosa pensano? L'asso dei denari, pensa, bellissime queste carte comunque, un po' scure ma sono belle. Cosa pensano? Stanno pensando a dare un'opportunità a questa regina di coppe, un'opportunità importante, un lasso di denari e l'asso degli assi, no? Qua c'è la stella a 5 punte, il pentacolo magico, si vede che molte energie maschili stanno facendo il perdono, e anche un invito per voi di fare il pentacolo magico come formula, no? Nei pensieri, ti benedico, ti amo,
ti ringrazio, ti perdono fede in te. Quindi ecco, quest'asso di denari mi dice di alcuni dei maschili che in questa settimana pensano al perdono, perché c'è il pentacolo magico, in merito a tutte le emozioni che hanno vissuto, soprattutto con una donna, con una lei, con un archetipo femminile, anche se è maschio, Ok. Vabbè, non mi ripeto e mi dilungo su questo aspetto, lasciatevi ispirare e basta, va bene? Se no mi confondo, cioè mi perdo nella canalizzazione. Allora, quindi abbiamo dei maschili che stanno pensando un'opportunità importante grazie a un perdono che sta avvenendo. Stanno sentendo moltissimo le emozioni e si rendono conto di questo amore incondizionato, vogliono fare azioni di luce, no? Bellissimo. Cosa hanno nel cuore i maschili? Hanno la torre, stanno vivendo un disastro emozionale. La torre nel cuore mi parla di una distruzione delle fondamenta, di uno sgretolamento delle fondamenta, di persone che possono apparire stabili in questi giorni, ma dentro hanno un disastro. La torre nel cuore mi parlano di rotture emozionali, una persona che ha perso le fondamenta. Diciamo che la torre nel cuore mi parla soprattutto del cuore che la corazza del cuore che viene distrutta, la corazza del cuore che viene distrutta. E questa corazza del cuore che viene distrutta, vi può parlare di maschili che in questa settimana hanno concluso delle relazioni, si è chiusa una relazione, allora stanno pensando di dare un'opportunità a una persona o un nuovo amore, ma nel cuore ancora magari non sono pronti, perché chi ha la torre nel cuore è una persona che sta integrando l'energia femminile. Eccola qui. Che questa energia femminile gli venga proiettata con una donna all'esterno o con una persona che rispecchia l'archetipo dell'energia di coppia non importa. Sono maschili che, grazie al fatto che la corazza del cuore viene distrutta, nei loro pensieri c'è il pentacolo magico che dà vita alla possibilità di creare delle relazioni veramente belle e appaganti. Ricordiamo, c'è io sono la luce, qua sono maschili che stanno o hanno sofferto moltissimo e che nonostante questo non hanno mai perso la fede. Bellissimo. Lo vediamo, no? Il mio oracolo lo diceva, sono insicuro, la mia è solo apparenza. Sembro sicuro di me stesso, ma è apparenza perché dentro sto bruciando. Stanno crollando le mie certezze, il modo in cui amavo prima, non è possibile. Molto commovente e molto bello. Vediamo qual è il blocco che si apprestano a superare i maschili. La sfida karmica in questa settimana, in questo momento, nei confronti di lei, della relazione. Il giudizio, il blocco che si apprestano a superare e sentire la chiamata di Dio. Per Dio, te l'ho detto, sentire la chiamata di Dio. Allora, il giudizio al blocco è prendere una decisione e anche risolvere il giudizio alla risurrezione dei morti, no? Risolvere il passato in modo definitivo, risolvere il passato con una persona, nella vita, risolvere il passato e anche farsi avanti, prendere la decisione, apparire, ma di base risolvere il passato. Senti la chiamata dell'anima che sta bussando forte, vai. Eh sì. Vediamo quali sono le vere intenzioni dell'anima dei maschili. Non accontentarsi più, il 4 di coppe. Le vere intenzioni dell'anima sono quelle di non accontentarsi più, di dare al loro cuore quello che vuole il loro cuore. Il 4 di coppe scarto, ciò rifletto, il 4 di coppe rifletti, no? Allora le vere intenzioni dell'anima, quando rifletti con il cuore, ti rendi conto di ciò che non ti soddisfa più veramente. Aspirare a di più. Prendere questa decisione, aspirare a di più. Voglio di più, voglio di più. E a cosa sono conformi le azioni che farà i maschili in questa settimana? Cavaliere di coppe, si aprono all'amore. Queste carte sono un po' il trono di spade, non so chi l'ha visto di voi. Io l'ho visto, bellissimo. Allora, mai come vichinghi, ok. Allora, Cavaliere di coppe, le azioni che farà sono aprirsi all'amore dopo aver riflettuto,
dopo aver riflettuto molto su ciò che i doni della vita, la vita gli dà dei doni, no? Gli ha dato dei doni, gli dà i doni. Aspetta, mi sto impappinando. Dopo aver riflettuto sul fatto di tutti i doni che gli ha dato la vita, di quante volte lui è stato apatico o nei confronti della vita, no? Non si accontentava però secondo dei modelli di riferimento che non erano veramente suoi. E allora adesso l'anima non si accontenta più, il Cavaliere di Coppe come azioni mi dice che ci sono dei maschili che si faranno avanti, si apriranno all'amore, lo dicevano anche gli oracoli comunque, inviti, appuntamenti, con il cuore aperto. Attenzione, chi ha la torre nel cuore è una persona che veramente ha toccato il fondo. Quindi io faccio affidamento su chi ha avuto la torre nel cuore, cioè perché è una persona che è scesa nel mondo octonio sotterraneo. E vediamo l'energia finale di lui. 3 di denari, e qua c'è la voglia di costruire insieme, facciamo questo, facciamo quest'altro, con impegno, perché? Perché ha riflettuto molto. L'anima lo ha spinto a fermarsi. Il tridenari mi parla anche la carta del matrimonio, no? Per alcune dottrine tarologiche, non per me, però dipende dalle carte che seguono e che precedono. Quindi il tridenari è proprio facciamo questa cosa insieme, c'è la voglia di lavorare in squadra, di confrontarsi, di riconoscere il valore dell'altra persona e metterlo al servizio di qualcosa di più grande. 1 più 1 fa 3, io più te fa 3 o 1, a seconda dei punti di vista. Vogliono cooperare perché la creazione è sempre trinitaria. Vogliono cooperare, la nostra creazione, la creazione del divino, tra me e il divino, fa sempre un qualcos'altro che mette insieme, quindi è proprio la voglia di cooperare, di operare, perché è un'energia stupenda per il maschile. Gli rifaccio un applauso perché è stupenda veramente. Adesso sono indecisa se mettere ancora queste carte qua. Sì, Fra, mi sono decisa subito, vedi? Vediamo, energia di lei nei confronti di lui o energia di lei, energia femminile, energia attuale del femminile. La papessa, belle, belle ste carte, belle, la sacerdotessa del tempio. Lei ha un'energia di maga, di sciamana, attende, aspetta, osserva, non si muove se non guidata dall'intuizione, è energia di introversione, di studio interiore, di grande potere spirituale senza farsi vedere, grande influenza sulle masse senza farsi vedere. La papessa. E in ombra, cioè in ombra vuol dire è un'energia potentemente introversa, è la regina della casa, del focolare, del tempio, no? Come anche la parte bucolica ci dice. Vediamo i pensieri di lei. Quali sono i pensieri di lei? Il sole è bellissimo perché il sole nei pensieri mi parlano di femminili che grazie al lavoro interiore pensano bene, hanno fede in loro stesse, nel lavoro interiore. Il sole mi parla di vivere la vita in allegria, nella luce, allo scoperto. Cioè, grazie al lavoro interiore posso uscire allo scoperto e portare luce. Stanno pensando di fare chiarezza, di portare gioia. E la luce dell'alba in queste carte, come per dire, dopo la notte dell'anima in cui io ho lavorato all'interno di me, porto chiarezza e luce a me stessa e al mondo. Quella voglia di comunicare, di gioire, di portare leggerezza. E cosa hanno nel cuore i femminili? La voglia di amare, paggio di coppe. Nel cuore hanno la voglia di amare i femminili. La voglia di amare, di darsi, di offrirsi, grazie a un grande lavoro interiore che stanno facendo, che hanno fatto. Hanno una grande saggezza interiore che le permette di aprire il suo cuore, portando gioia, verità. Vedo dei femminili che si aprono anche a conoscenze nuove, la voglia di amare, di darsi. Vediamo qual è il blocco karmico che si apprestano a superare, il blocco karma in questi giorni. Il coraggio, la forza.
il coraggio di aprirsi dopo un momento di introspezione o di chiusura o di riflessione, il coraggio di aprirsi. E vediamo quali sono le vere intenzioni dell'anima. Quelle di realizzare un grande sogno d'amore, la stella. Le vere intenzioni dell'anima sono quelle di realizzare un grande sogno d'amore, di veramente di essere in contatto con il loro amante mistico anche incarnato. Niente di meno. La stella è la guarigione, la sanazione, sentire la fede ovunque vadano, sentire che in ogni persona che incontrano c'è il loro amante mistico, e non solo una persona stessa, in una persona. Quindi le vere intenzioni dell'anima sono quelle di guarire tutti i loro rapporti e farsi avanti e trovare il sogno e realizzare il sogno d'amore. Quali sono le azioni che farà lei, energia femminile, in questi giorni? A cosa sono conformi le azioni? Re di coppe. I femminili hanno una grandissima maturità emotiva in questi giorni, faranno azioni da vere regine o da re. Allora, abbiamo già un dato da attenzionare, se si può dire così. Abbiamo sul maschile la regina di coppe, sul femminile il re di coppe. Allora, questo è molto bello perché vediamo una, come dicevo prima all'inizio con le metaforiche associative, no? Yin e Yang completamente opposti, ma che si nutrono perché si somigliano, per quanto sono opposti si somigliano. Sai quando vai dall'altra parte completa, a un certo punto rivai dall'altra parte, ma non so se avete capito, io ce l'ho nella testa l'esempio. Allora, l'estremo di una cosa tocca l'esatto opposto. Ecco, ecco, il re di coppe, le energie maschili, le energie femminili, i femminili faranno azioni da vere regnanti delle proprie emozioni. Allora, saranno amabili, saranno delle persone di fiducia, faranno azioni di comprensione, di compassione, di empatia. È come se loro raggiungessero la maturità emotiva tale per cui possono fare delle azioni di abbracciare l'altro, di guidare l'altro emozionalmente. Guidano l'altro emozionalmente. E vediamo l'energia finale di lei. Cavalieri di bastoni, ci sono dei femminili che faranno azioni di fuoco, di impeto, di passione, con un grande istinto risvegliato. Quindi vedo passione, vedo erotismo, vedo fede, vedo voglia di aprirsi. Ci sono dei femminili qua che, dopo, qua c'è il 7 di denari, vedi? Dopo aver atteso un'introspezione lunga, si daranno all'erotismo, alla bellezza, all'amore e alla passione. E questa è una lettura veramente bellissima perché abbiamo la maturità emotiva raggiunta da parte dei femminili e i maschili che li specchiano come azioni dall'esterno delle manifestazioni volte a cooperare insieme. E i femminili si lanciano, energia erotica, passionale, perché hanno voglia di felicità, eh, di condivisione, di felicità e di condivisione, con una grande maturità emotiva raggiunta. Sì. Adesso vediamo cosa ci dicono questi oracoli. Poi questi oracoli sull'amore. No, non mi cadete 2000, non mi cadete 2000, 2000, no, 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 aspetta, aspetta. Che sono tutte messe tipo, ricordate, io giocavo sempre da piccola al gioco, ma no, guarda, mo cade questo, a Shanghai, gioco a Shanghai, ma oh, mi piaceva da morire il gioco a Shanghai. Allora, vediamo queste cosa ci raccontano. No, mi stanno attirando forte questi due sguardi, no? Il re di coppie guarda il cavaliere di bastoni, sull'energia femminile. Allora permetti al tuo fuoco, al tuo impulso, al tuo istinto risvegliato di trasformare le tue emozioni, di guidare le tue emozioni per andare incontro al destino designato. Bellissimo. Vediamo cosa ci dicono queste carte.
questi oracoli per questa settimana, lei già si è girato. Prendi le distanze, e qua abbiamo la papessa, infatti, che ha preso le distanze dal mondo, da qualcuno, no? Si è ritirata in sé, dentro se stessa, al di là se c'era qualcuno o meno. La papessa mi parla di introversione, portare l'energia dentro. Ok, mi parlano di questa distanza. Poi qualcuno qui non era pronto, non sei pronto, e credo che si riferisse a entrambi. Ovviamente stiamo parlando di entrambi. Ti ho detto, quando c'è una persona con la torre qui, è una persona di cui io mi fido. Perché? Perché ha toccato le sue profondità. Quindi mi stanno raccontando di ciò che è passato, non di quello che accade in questa settimana o questi giorni. E poi cos'altro ci dicono questi oracoli? 2000, guarda, 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 guarda. Ah, si è scoperta questa. I tuoi dubbi e timori sono infondati. Qua io di dubbi, di timori, credo che si riferiscano a entrambi, ovviamente anche qui, perché qua c'è il coraggio di fare qualcosa che ha il blocco, no? E quindi più sul femminile. Qua abbiamo il giudizio. Allora, chi si riscontra l'energia femminile, se avete dei dubbi su qualcosa, sono infondati. Permetti al tuo fuoco di guidare le tue emozioni, va bene? Ok, poi giriamole ancora. Cosa ci raccontano gli oracoli? Parliamo di anima gemella o fiamma gemella, chiaro. Stai ricevendo dei segnali. Questo si riferisce soprattutto alle energie femminili. Come ti ho detto qua, no? L'amante mistico, è detto anche come fiamma gemella. Vabbè, lo stiamo un attimo trasponendo adesso. Allora, questo è il messaggio per l'energia femminile. Lascia che il tuo fuoco guidi le tue emozioni. Sii padrona delle tue emozioni, perché queste ti fanno realizzare il tuo sogno d'amore. Anima gemella, fiamma gemella. I segnali che tu vedrai in questi giorni sono per dirti: i tuoi dubbi e timori sono infondati. Mi spiego? E tutto arriva quando deve arrivare. Il tempo divino, no? Che è diverso dal tempo della mente. I tempi dell'anima sono diversi dai tempi della mente. Ostacoli materiali e finanziari. Gli ostacoli. Allora, questa è la settimana risolutiva, mi stanno raccontando la storia di ciò che è già accaduto. O comunque, quando guardi questo video, è risolutiva di questioni che hanno bloccato, che quelle stesse questioni erano funzionali a farti diventare pronto o pronto alla ricezione della tua anima o fiamma gemella, insomma, come la vogliamo chiamare, il tuo amante mistico, lo sposo, l'unione con l'amante mistico che si manifesta poi nella materia con una persona. Questo mi stanno raccontando. Non aver paura di aprire il cuore a queste emozioni, a questa forza, a questo impulso. Sì. Vediamo cosa ci raccontano queste. Eccola. Tu meriti, il tuo valore non dipende dall'altra persona. Questo l'abbiamo capito bene, no? Cioè, il tuo valore non dipende dall'altra persona. L'altra persona è un veicolo di quello che dobbiamo imparare, evolvere, espanderci. E questo viene raggiunto, la maturità emotiva qui, no? Nel femminile. Evoluzione naturale. Lascia che la situazione si svolga in modo naturale, e questa è la maturità emotiva. Cioè non forzare le cose, non controllare gli eventi.
Questo è un invito in questi giorni che l'amore fluisca da solo. Lascia che la situazione si svolga in modo naturale, senza aspettative, senza preconcetti, senza analisi, senza giudizio, senza... Mi spiego? Cos'altro in questi giorni? Cosa ci raccontano questi oracoli? Qua c'è un tempo separato, tempo di separazione, e qua c'è il tempo di separazione. Mi stanno raccontando che c'è stato un tempo di separazione. Allora io ti dico una cosa, se vediamo l'altra persona come l'energia maschile, una persona che ha la torre qui, che sta incarnando l'archetipo femminile, con la pacificazione delle immagini perturbate, è una persona tanto di cappello, di tutto rispetto. Cioè qualsiasi sia il tempo separato che avete vissuto, potete vivere, è un tempo fertile. La mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Il divino è invisibile, tutto ciò che ci resta da conoscere è l'invisibile. L'assenza di una persona è la sua invisibilità, cioè la sua presenza invisibile. E quando noi lavoriamo su questi aspetti diventiamo pronti a ricevere l'amore. Ancora, lasciare andare il passato, pulisci l'energia per consentire più amore nella tua vita, e questo lo state facendo entrambi, Riaccendere, sta tornando la vecchia fiamma. Si riaccende la passione in questa settimana, anche se è una fiamma che già conosci o anche se è una persona nuova, va bene? Il punto qual è? È che qua è necessario lasciar cadere i vecchi modelli, i vecchi costrutti di come abbiamo amato, del controllo dell'altra persona, del possesso sull'altra persona, del controllo sugli eventi, e infatti l'oracolo ti dice evoluzione naturale, lascia che la situazione si svolga in modo naturale. Questo significa lasciare andare il passato in questi termini, mi spiego? Ok, vediamo adesso queste. Tu stai riprendendo? Sì. Amore erotico. L'amore erotico è molto più profondo dell'amore passionale, perché è la creazione di qualcosa al di là di te. Per creare qualcosa al di là di te devi lasciar morire il passato. Il grande artista, quando fa un'opera d'arte, muore nell'opera e diventa universale, diventa di tutti. Per creare qualcosa di diverso, una tua realtà diversa o un'opera d'arte o qualcosa per creare, è necessario lasciare andare la mente razionale, quindi tutto ciò che è conosciuto di te, quindi morire alla vecchia identità, qua abbiamo infatti la torre, e rinascere in qualcosa di più grande. L'opera d'arte, qualsiasi cosa si crea, o la tua nuova identità, la vera identità è la tua opera d'arte. Quindi l'amore erotico è ciò che, è ciò che compete questa operazione creativa. La morte ha una vecchia identità per rinascere in qualcosa di più vasto, di più grande. E allora nella relazione tra lui e lei in questa settimana c'è questo lavoro qui. Lascia che le cose vadano naturalmente, affinché il divino faccia la sua parte, no? Ci sarà un amore dichiarato, e lo vedevamo, c'è il cavaliere di coppe qua, no? Amore litigioso, ci può essere stato il litigio qui, e poi avviene l'amore passionale, e ci sono delle lei che hanno potuto respingere qua, amore respinto, cioè lui che la supplica, lei che si gira dall'altra parte, abbiamo la papessa, no? Quindi qua abbiamo la possibilità di realizzare qualcosa di nuovo, di innovativo con questa carta rosa. E sopra ogni tipo di incomprensione o di situazioni respinte. E quindi qua abbiamo
La maturità emotiva raggiunta da entrambe le parti è una grande consapevolezza nel seguire la voce dell'anima che è il tuo daimon, l'amante mistico, per la realizzazione di un amore pieno e appagante. Ok? Voglio vedere una cosa con queste. Siccome qua parlano di tu meriti, no? Qual è l'aspetto che viene integrato maggiormente grazie all'interazione tra maschile e femminile dentro di noi in questa settimana? L'ho finito di dire prima. Il re. Chi è il re? Allora, in passato il re era colui che veramente dovrebbe essere così, no? Perché è un simbolo il re. Il re chi è? Il regnante. Che fa il regnante? Colui che regge l'impero. Regge l'impero. E per reggere l'impero deve essere nelle fondamenta. Deve essere molto... Soltanto una persona capace di sentire il suo vero potenziale può essere umile. Se invece tu non riconosci il tuo grande potenziale, non puoi essere umile, ma millanti chissà che cosa. Hai necessità di farti vedere chi sei. Allora, il vero re è colui che ha una maturità emotiva talmente ampia, cioè colui che sa talmente quanto vale, che si permette di essere umile. Non ha bisogno di dimostrare. È la maturità emotiva raggiunta. Non so se sentite le campane. Quindi con il re viene integrato l'aspetto del grande capo. Il grande capo è colui che è umile, ma l'umiltà non può essere conseguita da chi non sente veramente il suo valore. Chi sente veramente il valore di Dio in ogni cosa, della divinità, in ogni cosa in ogni cellula del suo corpo e sa quanto vale, allora può essere re, perché regge le fondamenta, fa da esempio al popolo. È umile. Solo un vero re può essere umile. Solo un vero re può essere umile, soltanto chi è un vero re può essere umile. Allora qua viene raggiunto l'aspetto del grande potenziale, cioè la consapevolezza del grande potenziale interiore. È una cosa molto importante da ambo le parti. L'interazione di ambo le parti determina questa. Molto forte. Cioè una persona che non ha consapevolezza di sé, del suo valore, di essere proprio il divino che cammina, non può essere umile, mi spiego? Deve dimostrare il suo valore perché non è cosciente. E questo è un grande aspetto che viene integrato, è bellissimo. Sì. Vediamo da che cosa è accompagnato a livello sciamanico il re. Il re, da quale spirito sciamanico viene accompagnato? Io so di non sapere. Socrate, lo specchio velato, io so di non sapere. Si ha una fiducia in ciò che non si vede invalicabile. Lo specchio velato è la carta che ti dice non tutto ti viene mostrato, perché ci sono affari invisibili che si stanno sviluppando. Allora, se hai fede in quel mistero, puoi essere re, puoi governare. Se hai fede in tutto ciò che non sai, ma le tue azioni sono conformi all'amore, al darsi, allora sei re. Quindi la fede nel mistero, in tutto ciò che non sai, nella consapevolezza delle proprie emozioni, determina questo regno, il regno invisibile di cui tu ti fai regnante, sei regnante, il regno invisibile dove si fanno i giochi. E lo specchio velato è il regno invisibile dove si fanno i giochi. Diventi padrone del tuo regno interiore, re e regina di coppe. E questo è bellissimo. Wow. Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungerei nient'altro. Che dite? È stata una lettura veramente bella, potente
il daimon si è rivelato in questa lettura come la coniuzio oppositorum, un'integrazione di maschile e femminile, completamente opposti ma perfettamente uguali. E quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, con questa lettura arriveranno delle grandi sorprese, ci stanno preannunciando grandi sorprese, tutto ciò che era velato si svela perché abbiamo avuto fede nell'invisibile essendo regnanti delle nostre profondità. Quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!